L'imperfetto? Beh, sì, un tempo lo studiavo, poi sai, non l'ho studiato più. Facevo pure degli esercizi sull'imperfetto, poi non ne ho fatti più. Guardavo perfino dei video YouTube sull'imperfetto. Poi, che dire, non ne ho guardati più. E grazie, perché non avevi ancora guardato questo video. Studiavo, ho studiato, facevo, ho fatto, guardavo, ho guardato. Non ho nemmeno iniziato a parlare e ho già cambiato tempo verbale ben 5 volte, passando dall'imperfetto al passato prossimo e viceversa. Perché? In questo video penetreremo insieme la complessità del tempo imperfetto. Ti spiegherò quali usi dell'imperfetto si nascondono dietro un'unica etichetta e ti aiuterò a capire la differenza di fondo che c'è tra questo tempo e il passato prossimo, ma anche il passato remoto. Questo video sarà molto importante se parli lingue come l'inglese o lingue non romanze che non hanno l'imperfetto e quindi probabilmente fai fatica a capire quando si usa e quando si deve usare questo tempo verbale. Io mi chiamo Davide e questo è Podcast Italiano, un canale per chi impara o ama l'italiano. Attiva i sottotitoli se ne hai bisogno e ricorda che la trascrizione integrale di quello che dico nel video si trova sul mio sito. Come sempre ho anche preparato un PDF che riassume tutto quello che dico e lo integra con altri esempi, altre informazioni ed esercizi. Puoi scaricarlo al link in descrizione oppure scansionando questo comodo codice QR. Incominciamo! L'imperfetto è uno dei 4 tempi semplici del modo indicativo, cioè tempi non composti, tempi formati da una sola parola. È un tempo passato, nel senso che si usa tipicamente per parlare di fatti che avvengono nel passato rispetto al momento in cui parlo. Ma entriamo nel vivo e vediamo alcuni usi specifici dell'imperfetto. L'imperfetto si usa spesso per esprimere un evento che si ripete in un certo periodo di tempo, si ripete un numero di volte indeterminato. Spesso gli eventi che si ripetono sono abitudini e in effetti l'imperfetto con questo uso va molto d'accordo con parole ed espressioni di frequenza come sempre, spesso, di solito, abitualmente, ogni anno, tutte le estati, qualche volta, ogni tanto, di tanto in tanto, ma anche raramente, quasi mai e mai, perché l'abitudine può anche essere negata. Ok, così può sembrare un discorso astratto, ma sporchiamoci le mani con un brano tratto dal famoso romanzo Lessico familiare della scrittrice Natalia Ginzburg. Passavamo sempre l'estate in montagna. Prendevamo una casa in affitto per 3 mesi, da luglio a settembre. Di solito erano case lontane dall'abitato e mio padre e i miei fratelli andavano ogni giorno, col sacco da montagna sulle spalle, a far la spesa in paese. Passavamo la sera in casa, attorno alla tavola, noi fratelli e mia madre. Quanto a mio padre, se ne stava a leggere nella parte opposta della casa e di tanto in tanto s'affacciava alla stanza dove eravamo raccolti a chiacchierare e a giocare. Oltre all'uso dell'imperfetto, hai notato come ci sono molte espressioni di frequenza, sempre, di solito, ogni giorno, eccetera. Comunque, gli imperfetti di questo tratto servono a parlare di fatti che erano abitudini, cose che chi parla e altre persone facevano spesso, facevano abitualmente. Se sei uno studente anglofono o se hai studiato l'inglese, è probabile che quest'uso dell'imperfetto ti ricordi alcune strutture di questa lingua. Può essere un trucchetto per capire questo uso dell'imperfetto. Per esempio in inglese passavamo sempre l'estate in montagna, si potrebbe dire we used to o we would spend our summer in the mountains. Questi usi di used to e would fondamentalmente corrispondono all'imperfetto di ripetizione o di abitudine e quindi servono a parlare di abitudini, cose che facevamo spesso nel passato, abitualmente, ogni estate, tutti gli anni, eccetera. Ma attenzione, se parlando di eventi che si ripetono specifichiamo il numero esatto delle ripetizioni, possiamo avere 2 casi. Caso 1. Andavamo in montagna almeno 3 volte all'anno. Qui abbiamo un numero specifico di volte, 3 volte, che si ripete ogni anno, ma potrebbe essere
2 volte al mese, 5 volte al giorno, 20 volte alla settimana, non lo so. Dunque anche qui abbiamo un caso di ripetizione. Le 3 volte si ripetono ciclicamente ogni anno. Usiamo l'imperfetto. Vediamo ora il caso 2. Abbiamo passato l'estate in montagna 3 volte. In questa seconda frase 3 volte indica una frequenza assoluta che non si ripete. Siamo andati 3 volte e basta. E per questo usiamo il passato prossimo. Abbiamo passato. Passiamo al secondo uso principale dell'imperfetto, che è quello dell'imperfetto di descrizione. Descrizione fisica o psicologica di una persona o di un oggetto o di un luogo. Di nuovo andiamo a cercare degli esempi interessanti tratti dallo stesso romanzo. Ecco ad esempio come la narratrice descrive la nonna. Era piccola, con minuscoli piedi calzati di stivaletti neri a piccolissimi bottoncini. Era fiera di quei piccoli piedi che spuntavano sotto alla gonna ed era fiera della sua testa di capelli candidi, crespi. I verbi con cui viene descritta la nonna sono tutti all'imperfetto. Era, ripetuto 3 volte, e spuntavano. Oltre alla descrizione di persone, troviamo nel libro esempi di descrizione di luoghi. La casa di via Pastrengo era molto grande, c'erano 10 o 12 stanze, un cortile, un giardino e una veranda a vetri che guardava sul giardino. Era però molto buia e certo umida. Anche in questo caso la descrizione è affidata all'imperfetto. Era, c'erano, guardava. L'imperfetto dunque è utilissimo, anzi è fondamentale per descrivere personaggi, ambienti, oggetti e così via. Se leggi un romanzo in italiano ti accorgerai che le descrizioni sono affidate all'imperfetto. L'uomo era alto, aveva i capelli neri, parlava con un accento straniero, camminava in maniera strana. C'è poi un terzo uso importante dell'imperfetto, ovvero l'imperfetto progressivo, che ci permette di visualizzare un evento in un momento particolare del suo svolgimento. Di solito in questi casi possiamo usare anche la perifrasi stare più gerundio, che infatti viene chiamata perifrasi progressiva. E quindi cenavo quando mi è arrivato il tuo messaggio, oppure stavo cenando quando mi è arrivato il tuo messaggio. Il momento particolare in cui l'evento della cena, del cenare, è colto è quello dell'arrivo del messaggio. Si parla in questo caso di imperfetto progressivo. Progressivo è un termine non chiarissimo, bisogna interpretarlo come in inglese, no? In progress, nel senso di in corso, che sta succedendo, quindi in un certo momento. Ti faccio altri 2 esempi. Quando mi hai chiamato, dormivo. Oppure stavo dormendo. L'evento di dormire era in corso, in progress. Osserva come spesso l'azione o l'evento in corso è all'imperfetto e fa da sfondo a qualcosa che succede. Dormivo quando mi hai chiamato. Dormivo è lo sfondo all'interno del quale si inserisce la chiamata, che è al passato prossimo. Altre volte invece possiamo parlare di 2 azioni o situazioni contemporanee, usando 2 imperfetti. Mentre tu studiavi, io dormivo. E qui abbiamo 2 imperfetti. Ora, fin qui il discorso può essere chiaro, ma se non parli una lingua romanza avrai comunque difficoltà a scegliere tra imperfetto e passato prossimo, o remoto, più comune però nella lingua scritta. Cosa cambia, per esempio, tra l'altra mattina Giacomo andava al parco quando ha incontrato Federica e l'altra mattina Giacomo è andato al parco e ha incontrato Federica? Nella prima frase l'evento espresso da andava viene visto nel suo svolgimento. È l'uso progressivo, appunto, e potremmo parafrasarlo con stava andando al parco. Quello che dice la frase è che la continuazione dell'evento è indeterminata, cioè di fatto non sappiamo se Giacomo poi al parco ci è arrivato davvero o no. Per esempio potrei aggiungere così Giacomo e Federica sono andati insieme a prendersi un caffè. Andava si limita a dirci che in quel momento Giacomo faceva quello, stava facendo quello, stava andando al parco o andava al parco. Nella seconda frase invece è andato esprime un evento considerato come concluso, come un punto
sulla linea del tempo. Lo vediamo come qualcosa di finito, di terminato. I linguisti, per spiegare la differenza fondamentale che c'è tra tempi come l'imperfetto da un lato e il passato prossimo o passato remoto dall'altro, usano un concetto che chiamano aspetto. L'aspetto sarebbe la prospettiva, il punto di vista con il quale presentiamo un fatto, un evento. Semplificando molto, l'aspetto tipico del tempo imperfetto, che si chiama non a caso aspetto imperfettivo, ha come caratteristica principale proprio questa indeterminatezza su quello che succede dopo. Cioè io ti dico che cosa succedeva in quel momento, come stavano le cose in quel momento, ma poi il fatto è andato avanti, si è ripetuto altre volte, è terminato, boh, non lo sappiamo. Riprendiamo alcuni esempi. L'altra mattina Giacomo andava al parco quando ha incontrato Federica. Beh, come dicevo prima, non sappiamo se poi è arrivato al parco, è andato davvero al parco oppure no. Oppure cenavo o stavo cenando quando mi è arrivato il tuo messaggio. Ecco, non so se dopo aver ricevuto il messaggio ho continuato a cenare. Forse sì, forse no. La continuazione potrebbe essere: e quindi sono subito venuto a casa tua. La casa di via Pastrengo era molto grande. Lo era in quel momento, ma non specifichiamo se ha continuato ad esserlo. Magari hanno venduto una parte della casa ed è diventata più piccola. Andavamo in montagna almeno 3 volte all'anno. In quel periodo avevamo questa abitudine, ma non sappiamo se poi l'abbiamo mantenuta anche in futuro. E infatti potrei continuare con: poi abbiamo smesso di andare perché mi sono fatto male al ginocchio, per dire. Insomma, l'imperfetto in tutte le sue accezioni, in tutti gli usi, si limita a presentare un evento dal punto di vista del passato. Cioè, in quel momento le cose stavano così, succedeva questa cosa, facevo quest'altra cosa, una persona era in un certo modo e via dicendo. Dopo non so cosa è successo, o magari lo so, ma il verbo non lo rende chiaro. Il passato prossimo o remoto, che oggi appunto è più usato nella lingua scritta, invece guardano ai fatti dal punto di vista del presente e li considerano conclusi, cose fatte e terminate. In quel momento ho fatto quello, è successa questa cosa, qualcuno ha detto una cosa, insomma, fatti conclusi che non sono andati avanti, non sono proseguiti. I linguisti parlano per passato prossimo e passato remoto di aspetto perfettivo. E quindi, per esempio, se dico ho vissuto in Italia per 3 mesi, oppure ho letto il libro in 2 ore, sto presentando questi fatti come fatti conclusi. A proposito, con costruzioni come per 3 mesi, per 1 anno, quindi per più il tempo, oppure in 5 minuti, in 2 mesi, quindi in più un'indicazione di tempo, di solito non posso usare l'imperfetto. Lasciamo stare ora l'aspetto e concentriamoci sulla modalità. Probabilmente anche questa è una parola nuova per te, ma è interessante e adesso te la spiego. La modalità sarebbe l'insieme degli strumenti linguistici con cui chi parla comunica il suo atteggiamento, il suo giudizio rispetto all'evento di cui parla. Per esempio, può comunicare che considera l'evento reale o irreale, possibile o impossibile, certo o incerto, più o meno probabile e così via. Ecco, l'imperfetto rappresenta di solito eventi reali, cose realmente accadute. Frasi come in quegli anni vivevo a Bologna e facevo l'università, o come a Natale andavamo sempre in Calabria per passare le feste con la famiglia, potrebbero benissimo appartenere a un racconto autobiografico, cioè sono fatti reali, fatti veri. Tuttavia, attenzione, l'imperfetto si può usare anche per esprimere eventi non reali, così come altri tempi verbali del modo indicativo, ad esempio eventi solo desiderati o progettati o sognati o ipotizzati. Vediamo in quali casi. L'imperfetto è usato per esprimere eventi desiderati nelle richieste cortesi e nelle informazioni attenuate, cioè quando si usa per parlare di fatti che avvengono nel presente. Si parla in questo caso di imperfetto di cortesia o di modestia. Ne troviamo un esempio d'uso nel celebre film Johnny Stecchino con Roberto Benigni. Buongiorno. Buongiorno, tanto piacere, Dante. Che vuole a travaglio? Dica.
No, non volevo comprare niente, volevo sapere il prezzo, per esempio, vedi quanto costano, no? Quelle cipolle là. In questa scena volevo sapere il prezzo equivale a vorrei sapere il prezzo. È una richiesta formulata in modo cortese, gentile, educato. Volevo non si riferisce al passato, cioè volevo ma ora non voglio più, ma è un semplice modo di rendere la nostra richiesta più gentile. Si tratta di un uso molto frequente, anche più frequente del condizionale vorrei, quando si fanno richieste in luoghi come il negozio, il ristorante, il bar, eccetera. Volevo sapere, volevo chiederle, volevo... L'imperfetto è poi usato per esprimere eventi non reali ma solo ipotizzati dal parlante. Si parla infatti di imperfetto ipotetico, quando esprime un fatto che poteva succedere, ma non è successo. Ad esempio, il poeta Ennio Cavalli usa l'imperfetto ipotetico in questo verso. Se ero più alto, facevo il poeta. Cavalli sceglie quest'uso dell'imperfetto tipico del registro informale, anziché dire se fossi stato più alto avrei fatto il poeta, o in alternativa se fossi più alto farei il poeta, che sono usi appartenenti a un registro meno colloquiale, un pochino più formale. Quest'uso del doppio imperfetto è molto comune nella lingua parlata. Se lo sapevo, te lo dicevo, se venivi, ti facevo vedere la mia nuova cucina. Un altro uso molto interessante è l'imperfetto onirico, l'imperfetto usato per esprimere eventi anche qui non reali, ma invece sognati, come in questo brano tratto dalla raccolta Sogni di sogni di Antonio Tabucchi. La notte del 1 gennaio 1599, mentre si trovava nel letto di una prostituta, Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio, pittore uomo iracondo, sognò che Dio lo visitava. Dio lo visitava attraverso il Cristo e puntava il dito su di lui. Michelangelo era in una taverna e stava giocando di denaro. I suoi compagni erano dei furfanti e qualcuno era ubriaco. E lui non era Michelangelo Merisi, il pittore celebre, ma un avventore qualsiasi, un malandrino. E quindi qui usiamo l'imperfetto per parlare di quello che succede in un sogno. E in effetti facciamo proprio così. Quando raccontiamo i sogni, in italiano usiamo l'imperfetto. Ho sognato che vivevo in Spagna e facevo questo lavoro e poi succedeva questo e poi quest'altro, quindi usiamo l'imperfetto. Bene, siamo arrivati alla fine di questo lungo video, fammi sapere se ti è piaciuto e se ti può interessare un approfondimento sulla differenza tra imperfetto e passato prossimo, che è un argomento sicuramente difficile per chi non parla lingue romanze come spagnolo, francese, eccetera. Quindi probabilmente farò un secondo video. Fammi sapere cosa ne pensi e scarica il PDF se vuoi scaricare il contenuto della lezione e fare degli esercizi per padroneggiare questo argomento.